Giovani amici di It's Logo Time, è passato un po' di tempo dall'ultimo video di una storia su un logo di una squadra di Serie A. Visto che ci sono state 3 new entry, dobbiamo recuperare un po' e perciò partiamo con la storia della prima squadra, ovvero l'Empoli. Partiamo come sempre dopo la sigla. Prima di iniziare, solite piccole raccomandazioni, vi invito ovviamente ad iscrivervi al canale e di seguirmi su tutti i miei social, come sempre trovate tutto in descrizione. Ora partiamo con la storia del logo dell'Empoli. L'Empoli Football Club nasce nell'estate del 1920 dalla fusione del Football Club Empoli con l'Unione Sportiva Empolese. Lo stemma originale dell'Empoli è costituito da 2 cerchi, uno più grande ed esterno azzurro con la scritta Empoli FB Club e un rombo in basso, all'interno dei quali è presente lo scudo azzurro con le iniziali EFC sovrapposte. Arriviamo nell'epoca fascista, uno stemma pentagonale, un sottile contorno azzurro all'interno del quale è presente la scritta PNF, riferimento al Partito Nazionale Fascista. E succede così anche per il terzo logo, che va dal 1931 al 1936, dove abbiamo uno stemma sempre voluto dal Partito Nazionale Fascista con un'aquila a sormontare uno scudo azzurro, e poi ovviamente abbiamo altri riferimenti al partito fascista, purtroppo, che governava l'Italia in quel periodo. Con la caduta del fascismo viene utilizzato uno stemma formato da uno scudo azzurro, in alto la scritta Empoli FC in bianco e sotto una riproduzione stilizzata della Collegiata di Sant'Andrea, il principale luogo di culto di Empoli. Poi nel corso degli anni, sino agli anni 80, ci sono delle variazioni di questo stemma, invertendo per esempio il bianco con l'azzurro, sostituendo il bianco con il giallo e rendendo in alcuni casi più dettagliata o meno dettagliata la Collegiata di Sant'Andrea. Dalla stagione 83-84 e per il resto degli anni 80 si ha una parentesi con uno stemma costituito da uno scudo bianco con all'interno una fascia azzurra con al suo interno un cerchio bianco contenente l'anno di fondazione, asino alato nero al centro, oltre alla scritta in azzurro Empoli FC. Questo stemma viene sostituito negli anni 90, anni 2000 e primi anni del 2010 con lo stemma che abbiamo visto in precedenza con la Collegiata. Stemma in uso invece nella stagione 2013-2014 è un restyling di quello originale del 1920, del quale rimane solamente lo scudo azzurro e le lettere E, F e C in bianco. Inoltre è presente in alto la scritta in bianco Empoli FC e l'anno di fondazione, che appare più piccola di prima però. In occasione del centenario ovviamente anche l'Empoli non ha mancato questa tradizione, questa cosa che comunque fanno tutte le squadre di creare un logo apposito, e appunto cambia logo. Scritta Empoli FC rimane, ma sul lato superiore c'è una striscia in argento che mostra l'anno di fondazione e quello del centenario. Il colore blu è più scuro e ritorna la nostra cara Collegiata di Sant'Andrea sotto le lettere, appunto, come sempre E, F e C, seppure solo sotto forma di sagoma di colore blu notte. Passata la stagione del centenario, l'Empoli cambia di nuovo, tornando allo stemma con l'acronimo EFC e la scritta Empoli FC. Rimangono i colori più chiari questa volta, con effetti di luce al centro, dando un effetto 3D. Esiste anche una versione flat del logo, quindi senza questi giochi di luci. L'anno della nascita del club rimane sempre sulla punta inferiore, come nei loghi precedenti. Ma ora veniamo al momento che tutti stavano aspettando, ovvero quello delle piccole curiosità. Ovviamente, come abbiamo potuto notare, il colore dell'Empoli è l'azzurro. Mi sembra abbastanza ovvio, ma non è sempre stato così. Infatti, durante gli anni 1920-21, i primi anni dell'Empoli, la squadra indossa per l'unica volta nella sua storia una divisa, pantaloni e maglia rossi. Divisa ripresa poi durante la stagione del centenario.
Durante il periodo fascista invece ovviamente la divisa è nera. In seguito alla caduta del fascismo la divisa viene sostituita da maglia e pantaloni gialli, per poi prendere la colorazione che conosciamo attualmente, ovvero l'azzurro. E poi la domanda fondamentale, vitale per sopravvivere, perché l'Empoli ha utilizzato e ha come simbolo un asino? Ebbene, è presto detto. Infatti dal 1340 nella piazza Farinata degli Uberti si svolge una tradizionale festa. In questa festa il momento principale era il volo dell'asino, dove un asino vivo veniva preso, issato sul campanile della collegiata di Sant'Andrea e poi fatto volare sulla piazza. Per fortuna, dopo l'unità d'Italia, a questa tradizione venne proibito di utilizzare un asino vivo, perché prima era vivo, povera bestia, sostituito da uno di cartapesta. Per concludere, vi parlo dello stadio dell'Empoli, ovvero Carlo Castellani. Questo stadio venne costruito nel 1936 e denominato inizialmente Stadio Comunale di Empoli. Nel dopoguerra viene rinominato in Stadio Carlo Castellani in onore di Carlo Castellani, ex giocatore dell'Empoli dal 1926 al 1930, morto prematuramente dopo la sua deportazione al campo di Mauthausen. Bene, spero vi sia interessato come sempre l'argomento e direi che noi ci rivediamo nel prossimo interessantissimo video. Ciao ciao!